Signori miei, buonasera, buon pomeriggio, dipende quando state guardando questo video. Bentornati ufficialmente nel canale. Nell'ultimo video abbiamo parlato di tutta la situazione Cloud Max contro Cursor. Cursor sta per essere distrutto, come funziona il piano di Cursor, tutte queste cosine qui le trovate qui o qui, non ricordo, comunque le trovate nello scorso video, quindi se non l'avete ancora visto vi consiglio di vederlo, perché alla fine andiamo a dare un incipit al video di oggi, perché oggi parliamo del problema intrinseco di Cloud Code. Partiamo immediatamente quindi parlando dei piani di Cloud Code e li vediamo qui. Abbiamo un piano Pro per la produttività quotidiana, ok? Un piano da 15 euro al mese, il classico piano che in realtà potete associare anche con quella che vi faccio vedere, l'applicazione mobile e desktop, quindi effettivamente non è che state acquistando unicamente la componente, ma state accedendo a tutta quella che è la suite con l'accesso a Cloud Code. Di conseguenza arriva il piano Max, che ha un utilizzo o 5x per circa 90 euro al mese, che con le tasse diventano circa 130, quindi una novantina, facciamo $100, o il piano 20x con un costo di circa $200 al mese. Portati a livello in Italia siamo mi pare sui $90 e 170, che con le tasse comunque ragazzi siamo sopra i 200 eccetera, quindi siamo circa 130 e anche 240, qualcosa del genere. Comunque sono costi importanti, ok? Ma la domanda è: a questo costo effettivamente il nostro piano ha dei limiti di utilizzo? Abbiamo parlato di Cursor, di tutte le tecniche che utilizza, del fatto che ora è arrivato, ci ha messo il rate limiting. Cloud invece che cosa va a fare? Cioè ci va a fare un rate limiting? Andiamolo a vedere effettivamente. Quindi da quello che cita direttamente Anthropic sul sito, il numero di messaggi che puoi inviare varierà in base alla lunghezza dei tuoi messaggi. Il tuo limite di messaggi si resetterà ogni 5 ore. Ricordatevi perché è importante. Chiamiamo questi segmenti di 5 ore una sessione. Attenzione, Cloud Code lavora a sessioni e non è finita qui, perché queste sessioni iniziano con il tuo primo messaggio a Cloud. Con il piano Max a 5x puoi aspettarti di inviare almeno 225 messaggi, a.k.a. 225 messaggi sono 225 messaggi che partono da noi. Ok? Per 225 volte possiamo chiedere a Cloud di fare delle cose ogni 5 ore, logicamente questo. E con il piano Max almeno 900 messaggi ogni 5 ore. Attenzione, in una sessione di 5 ore che comincia dal momento in cui gli mandiamo il primo messaggino, a.k.a. iniziamo a mezzanotte, da mezzanotte alle 5 del mattino abbiamo 225 messaggi possibili nel piano da $100, ok? Detta così sembra quasi che dov'è il problema? Cioè 225 messaggi oppure 900 messaggi. Dove sta il problema? Cloud Code è assurda. E invece dovete ragionarci, perché il punto non è tanto i messaggi, ma sono le sessioni. Perché leggete qui, si prega di notare che se superi le 50 sessioni al mese potremmo limitare il tuo accesso a Cloud. La linea guida delle 50 sessioni non è un limite rigido, piuttosto è un benchmark flessibile che ci permette di limitare i casi di utilizzo eccessivo, caso per caso, solo quando è necessario, per garantire un accesso equo a tutti gli abbonati Max. Perché questo? Perché se abbiamo detto che Cursor deve ottimizzare tutta questa cosa, anche Cloud deve correre un po' ai ripari, perché effettivamente sì che hanno il modello, ma loro il costo c'è, il costo energetico, il costo delle GPU, il costo di tutta l'infrastruttura che mantiene il modello attivo. E signori, leggete bene, perché praticamente Anthropic deve far sì che un utilizzo sregolato della piattaforma non porti a compromettere l'intera azienda. Basta tener conto che se si fanno 5 sessioni al giorno, ok, che è il massimo effettivo che possiamo fare, al limite di 225 messaggi per sessione, un mese di nostro utilizzo a Cloud costa $25.000 e loro te lo vendono a $100. Ora provate a fare il rapporto con 900 messaggi al giorno, fatevi un calcolo. Qui rientra tutto il costo di token che in realtà potete trovare nel video precedente. Cioè, ragazzi, $25.000 al mese a confronto a $100 spesi. E sono dati veri. Ho visto sviluppatori che lavorano con un utilizzo intensivo del modello. Un utilizzo intensivo vuol dire che deleghi quasi il 100% del tuo lavoro quotidiano a lui. Parli solamente con lui. Non scrivi proprio, diciamo, codice, ma guidi solamente. E nel giro di una settimana hanno toccato 3-4 mila euro di utilizzo. Capite bene quindi che sembra una cosa strana. Bisogna fare bene un ragionamento, perché Cloud Code rappresenta la soluzione ideale per chi è uno sviluppatore e ci lavora in un certo senso, per chi ha delle sessioni. Io per esempio
esempio lavoro con qualcosa come 2 sessioni al giorno, che vogliono dire una sessione la mattina e una sessione al pomeriggio, ed effettivamente contando anche i giorni di effettivo non utilizzo per cui uno si riposa o comunque non vado a scrivere codice ma vado a fare un po' più di analisi eccetera, vado a mantenere un utilizzo equo. Attualmente io sono sul piano da 100 euro, anzi fatemi sapere se vi interessa un confronto tra i due piani, perché effettivamente io in questo momento sto valutando quale dei due piani scegliere, perché signori 225 messaggi a sessione sono un determinato utilizzo, 900 sono un altro, ma il gap tra i due è importante perché siamo in un raddoppio a livello di costi e anche logicamente non un raddoppio ma di più a livello di utilizzo. Ci sono però delle ulteriori particolarità perché non si parla solamente di utilizzo ma si parla anche di altro, quindi fatemi sapere se vi interessa. Spero che questo video sia chiaro un po' la situazione di Claude Code. È un tool ideale per sviluppatori che sono molto diretti, che hanno delle fasce orarie in un certo senso di lavoro, che sanno organizzarsi e di conseguenza sono portati ad avere delle strutture tempistiche definite per farsi di rientrare all'interno dei limiti, perché vi ripeto, un'esagerazione di utilizzo è veramente dispendiosa per Anthropic. Infatti la community si chiede per quanto andrà avanti questa cosa. Probabilmente andremo ad un crescendo di prezzo, si inizieranno ad adeguare portando prezzi superiori. Vi consiglio quindi di testare? Non lo so, fatemi sapere perché vi farò avere un video per capire nell'effettivo qual è il modello ideale o almeno considerazioni dopo un utilizzo, perché dipende poi da che utilizzo fate, che tipo di sviluppatori siete, quanto effettivamente delegate al modello eccetera eccetera eccetera. Vi basti pensare che io ero prontissimo ad partire col modello da $200. Ad oggi non lo so, però ne parleremo in un video dedicato. Spero che per questo sia chiaro, vi aspetto qui sotto nei commenti per qualsiasi domanda, dubbio eccetera. Io come al solito vi ringrazio di essere arrivati fin qui. Fa un caldo che mannaggia la miseria, fa un caldo, eppure vabbè, ci tengo a questi video, quindi nulla, vi ringrazio come al solito e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.